Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Federica e oggi vediamo insieme le migliori impostazioni per realizzare video con la GoPro. In alcune impostazioni vi darò due opzioni, una nel caso siate degli utenti occasionali e un'altra se siete utenti pro e volete avere il pieno controllo della vostra action cam. Io ho una GoPro Hero 8, ma questo non vuol dire che queste impostazioni non valgono anche per le altre versioni GoPro. Le impostazioni sono praticamente tutte uguali, l'unica differenza che potreste trovare è nella disposizione magari leggermente differente. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Iniziamo selezionando la modalità video della GoPro, poi andiamo sulle impostazioni. Grazie a queste preimpostazioni si può passare rapidamente da una modalità all'altra senza perdere tempo. Saremo già pronti per tutte le situazioni che andremo a girare. Ma quali sono le migliori impostazioni della GoPro? La prima cosa, e forse la più importante da impostare quando registriamo un video, è il frame rate. Se non sapete cos'è il frame rate e volete approfondire, vi lascio un video tra i consigliati e in descrizione. Scegliere la risoluzione e il frame rate principalmente dipende da quello che andremo a fare con il girato. Se scatto una scena d'azione o sport dove c'è molto movimento, registrerò con un frame rate più alto per avere lo slow motion, quindi tipicamente si sceglie 60 fps o 120 fps per un super slow motion, altrimenti scelgo un frame rate più basso per scene che voglio mantenere a velocità normale. Il primo preset, ad esempio, è quello che uso normalmente, sono clip che non ho bisogno di rallentare, è ottimo per esempio per fare vlog e la ragione è molto semplice, se si parla non andremo a rallentare il video. In questo caso impostiamo i frame rate a 24 o 30 fps che sono più che sufficienti. In generale nel cinema si usano i 24 fps, ma visto che la GoPro in genere si usa in contesti dove comunque ci muoviamo molto freneticamente, trovo che 30 fps per questa action cam vadano altrettanto bene. Con un frame rate più basso inoltre i video saranno meno grandi e questo è un fattore importante se ad esempio si stiamo viaggiando. Per la risoluzione invece inutile dire che maggiore la risoluzione, maggiore sarà la qualità. Io scelgo il video in 4K per avere la maggiore qualità possibile, ma se non ne avete bisogno potete anche registrare benissimo a 2,7K o 1080. Considerate che registrare in 4K consumerà più batteria. E se avete visto i miei ultimi video di backstage fotografici avrete già notato che da quest'estate utilizzo principalmente la GoPro per tutte le riprese in prima persona, quindi io cerco di avere sempre la risoluzione maggiore possibile perché poi porterò le clip in fase di editing dove ho più libertà nel montaggio e nel color grading del video. Quindi al momento i miei settaggi preferiti sono 4K a 30 fps, che è l'impostazione di base. Se avete tra l'altro la GoPro Hero 9 potete scegliere anche il 5K a 24 fps, mentre se avete intenzione di rallentare il video ho tre differenti impostazioni da consigliarvi. Io uso 60 fps per video dove non sono sicura che vorrò rallentarli o lasciarli a velocità normale, quindi è un'impostazione perfetta se non abbiamo nessun piano sul montaggio, perché possiamo decidere di dimezzare la velocità della clip o lasciarla così com'è. Poi uso sempre la risoluzione a 2,7K e 120 fps per slow motion con persone o movimenti veloci. In questo caso ricordate che la vista lineare non è supportata per 4K e 2,7 e dovremo usare la vista ampia wide, mentre per usare la lineare possiamo sempre cambiare la risoluzione a 1080p. Ultima impostazione per lo slow motion che uso molto è a 1080 e 240 fps. Questa è adatta per movimenti veramente super veloci perché dà un effetto di sospeso nel tempo. Per ognuna di queste impostazioni, come vi dicevo, possiamo creare un preset dedicato in modo da poterli richiamare velocemente ogni volta che vogliamo. Per la lente mi piace tenerla in ampia, wide o lineare, linear, che sono le giuste vie di mezzo tra il super fisheye della GoPro che in super view distorce tantissimo l'immagine e il campo stretto che invece toglie tutta la distorsione ma abbiamo un ritaglio molto significativo dell'immagine, ma in ogni caso dipende dalle preferenze personali e da cosa si ha intenzione di riprendere. Se il lineare non è abbastanza per la scena che state riprendendo, basta scegliere l'impostazione più ampia e più ampia ancora.
Lascio sempre attivo l'Hypersmooth che si occupa di stabilizzare i video. Se attivato, la ripresa viene ritagliata e stabilizzata durante la registrazione, dando alla fotocamera un margine per eliminare scosse e tremoli. È possibile scegliere fino a 4 modalità di Hypersmooth e se si va a realizzare un video con molto movimento, allora si può scegliere anche di impostarlo ad alto o addirittura a boost. Basta tenere a mente che alla stabilizzazione massima abbiamo un ritaglio maggiore dell'immagine. Luce bassa e zoom non sono contemplati per queste impostazioni, quindi ora che abbiamo già i nostri valori di base pronti, dobbiamo fare qualche aggiustamento nella sezione chiamata Pro Tune. Le impostazioni qui sotto valgono per ogni tipo di video che realizzeremo, quindi le spiegherò una volta sola. Vi consiglio di prendere la vostra GoPro e di impostarla insieme a me mentre guardate questo video. Partiamo dal bitrate, che non sono altro che la quantità di informazioni al secondo, bit, che vogliamo registrare per ogni video. Il bitrate è sempre impostato ad alto, in questo modo il nostro video avrà una qualità maggiore. Il lato negativo è che un bitrate alto creerà file molto più grandi che occuperanno molto spazio, quindi assicuratevi che se volete video della maggior qualità possibile ci sia abbastanza spazio nella SD card. Ora per i tempi abbiamo due opzioni. Se non siamo dei videografi e non vogliamo stare a pensare a nulla, il metodo migliore è di lasciare questa impostazione in auto. Se siete degli utenti occasionali potete saltare il prossimo pezzo di questo video e andare direttamente all'impostazione successiva. Se invece volete seguire il metodo Pro, dovrete seguire la regola dei 180, video dove la spiego in dettaglio in alto e in descrizione. In pratica dobbiamo impostare il tempo di esposizione al doppio dei frame rate per ottenere la sfocatura a movimento o motion blur per dirla in inglese il più naturale possibile nei nostri video. Ora, se abbiamo impostato i frame rate a 30 fps, imposteremo il tempo a un sessantesimo. Se gli fps che abbiamo impostato sono 60, il tempo sarà un 120esimo e così via. Ci sono situazioni in cui impostando manualmente questi settaggi potremo avere dei problemi, ad esempio in situazioni dove abbiamo molto sole. Qui rischiamo di sovraesporre le clip e diventa necessario allora impostare tempi più rapidi di ripresa per compensare la luce. In questo caso, se vogliamo mantenere un look cinematico, è necessario acquistare dei filtri ND, proprio come le nostre fotocamere, da mettere davanti la lente della GoPro. Io vi consiglio quelli della Freewell, costano molto meno della famosissima Polar Pro e sono veramente ottimi. Io li ho anche per la mia Sony A7 III e vi lascio qualche link in descrizione così potete valutare voi stessi. Anche per il white balance, se non volete pensare a nulla, ho trovato che la GoPro fa già di suo un ottimo lavoro nel bilanciare la temperatura colore delle clip, quindi potete lasciarlo in auto, ma se siete dei pro e volete il massimo controllo sulle clip è sempre bene non fidarsi della camera. In questo caso impostiamolo a seconda della scena in modo da avere più libertà in fase di editing, perché non vogliamo che il white balance cambi da una clip all'altra e se la camera sbaglia ci darà molti più problemi sistemarlo in post. Saremo noi a decidere ed avere il completo controllo sul nostro girato, quindi scegliamo se vogliamo il nostro video bilanciato con colori più caldi o più freddi. In quanto questa sarà una delle opzioni che dovremo tornare più spesso a modificare, il mio consiglio è quello di inserirla come icona di richiamo veloce sullo schermo. In questo modo potremo andare a modificarla in pochi secondi ogni volta che ne avremo bisogno. Parliamo di ISO, che è la sensibilità alla luce. Più è basso questo valore, più alta sarà la qualità dell'immagine. La nostra GoPro ci permette di scegliere un range, un intervallo di valori nel quale può oscillare quando riprende, ISO minima e ISO massima. In situazioni di luce diurna non c'è bisogno di ricorrere ad alti ISO, quindi cerco sempre di tenerla a minimo 100 e al massimo 200, in situazioni di luce simile ovviamente. Questo perché se lasciamo molta differenza tra i due, sarà la camera a decidere quale ISO usare e di solito sceglierà una via di mezzo, andando però a peggiorare il nostro girato. Quindi anche qui l'opzione migliore è cercare di mantenere gli ISO sempre il più bassi possibile in relazione alla situazione in cui ci troviamo. Ovviamente se ci troviamo in una situazione buia sarà necessario alzare il valore di ISO per compensare la scarsa luce nella scena ed avere delle clip ben esposte, ma cercate di non superare comunque gli ISO 1600. Ricordatevi che la GoPro non è per niente adatta a registrare in situazioni di scarsa illuminazione.
Tornando all'intervallo, cerco sempre di lasciare al minimo la differenza tra questi due valori, in modo da poter essere io a controllare il più possibile la resa della scena. Potete scegliere di impostare anche il valore minimo e quello massimo allo stesso valore ISO, in modo che questo valore non cambi. In questo caso sarà il tempo di esposizione a decidere l'esposizione della scena. Se la ISO è troppo bassa, la camera cercherà l'esposizione corretta abbassando i tempi di ripresa, ma in questo modo il movimento può diventare troppo sfocato perché i tempi non saranno più sufficienti ad avere una resa fluida del movimento. La compensazione dell'esposizione dice alla camera se preferiamo che l'immagine sia più luminosa o più scura di quello che la camera pensa sia l'esposizione corretta. Questa impostazione io la lascio a 0 perché sono io a scegliere le impostazioni per ogni scena, quindi è disattivata. Ma se lasciamo i tempi di esposizione e l'ISO in auto e non siamo d'accordo con quello che la camera ci fa vedere, possiamo sempre utilizzare questa opzione per alzare o diminuire l'esposizione delle nostre clip. Questa opzione compensa appunto le scelte della camera, quindi se l'immagine vi sembra troppo scura alzate il valore, se vi sembra troppo chiara abbassatelo. Nelle nostre ultime 4 impostazioni abbiamo la nitidezza che vogliamo lasciare media se abbiamo intenzione di tenere le nostre clip così come escono dalla camera, o bassa in caso volessimo elaborarle ulteriormente. Da notare bene che aggiungere più nitidezza non migliora la qualità del video come fa il bitrate, ma aggiunge soltanto definizione digitale all'immagine. In pratica quello che fa è aumentare il contrasto e creare dei contorni più netti e neri, e non è molto bello quando si esagera al massimo questo effetto. Si ha sempre la possibilità di aggiungere più dettaglio in post, ma invece è impossibile rimuoverlo dal video originale se non ci piace. Per il colore abbiamo 2 opzioni: l'impostazione di default della GoPro, che devo dire fa un ottimo lavoro se non abbiamo intenzione di mettere mano ulteriormente alle nostre clip, oppure per video veramente cinematici possiamo scegliere un profilo più neutro e piatto, che è da preferire se vogliamo più opzioni in post per fare color grading. Per l'audio abbiamo l'opzione RAW e quello che fa è registrare un file audio separato dal video in caso avessimo bisogno di editarlo separatamente. Se siamo degli utenti occasionali, quindi lasciamolo disattivato, e per la riduzione evento possiamo lasciare l'opzione su auto. Alcune di queste impostazioni sono solo questioni di preferenza, quindi è sempre una buona idea testare e vedere come funziona meglio per voi. Alla fine del menu impostazioni abbiamo l'opzione per scegliere le nostre scorciatoie sullo schermo. Si può scegliere di impostare fino a 4 tasti veloci per richiamare le impostazioni che usiamo di più. E come dicevo prima, uno di questi lo imposterò sul white balance, l'altro sceglierò lo shutter, il tipo di lente da utilizzare e come ultimo l'hypersmooth. Ora che ho finito di impostare il mio preset, ripeto questo processo per ognuno dei preset di cui avrò bisogno. La maggior parte delle impostazioni rimarranno le stesse, quello che cerco di cambiare è la risoluzione e il frame rate in caso voglia realizzare video in slow motion, e ovviamente se cambiamo il frame rate andremo a modificare anche i tempi. Vediamo un attimo insieme le impostazioni per creare un POV, un punto di vista. La tecnica del point of view è un metodo attraverso il quale si girano video in primo piano utilizzando il punto di vista dell'operatore stesso. Per realizzarli con la GoPro possiamo creare un nuovo preset. Come risoluzione impostiamo 4K e 24 fps. Per lente in questo caso scegliamo Super View. La ripresa sarà super distorta, ma è un effetto che funziona in questo genere di video perché abbiamo un ampio campo di ripresa. Ovviamente Hypersmooth attivo e il resto delle impostazioni sono, come vi dicevo, sempre le stesse per ogni tipologia di filmato. Vi mostro velocemente gli altri preset che sono, come vi dicevo, quelli per lo slow motion. Abbiamo il super slow motion a 1080p per 240 fps che ci fa rallentare la clip di 10 volte rispetto al normale. Poi abbiamo il 2,7K a 120 fps che invece ci permette di rallentare il filmato circa 5 volte più lento del normale. Il 4K a 60 fps e questo ci permette di rallentare il girato circa 2 volte e mezzo del normale. E queste sono le impostazioni migliori per dare ai video della vostra GoPro un look più professionale e cinematico. Ovviamente potete mixare le opzioni che vi ho mostrato come più vi fa comodo. Ho cercato di spiegarvi cosa fa ogni singola voce sperando proprio che riusciate ad applicare queste nozioni ai vostri bisogni. Se avete qualche domanda o volete conoscere di più dietro la teoria di queste impostazioni, vi invito a guardare i miei video sul canale. Vi lascio i link tra i consigliati e in descrizione.
Ora, per la fine del video vi mostrerò qualche impostazione aggiuntiva per salvare vita alla vostra batteria. Facciamo swipe in basso sullo schermo per far comparire il pannello delle opzioni e disattiviamo la Quick Capture e il controllo vocale se non ne abbiamo bisogno. Da qui, tra l'altro, possiamo attivare le griglie per aiutarci, se vogliamo, nella composizione dei nostri filmati. Ma andiamo sulle preferenze, su Generale. Impostiamo l'auto power off a 5 minuti. Questa è un'impostazione fantastica se per esempio teniamo la GoPro tutto il giorno nello zaino e ci capita che si accenda accidentalmente. In questo modo si spegnerà da sola dopo 5 minuti di inattività. L'ultima impostazione che ci farà risparmiare batteria è quella di spegnere il GPS. Lo troviamo su Regional. Ecco qui. Come al solito, se il video vi è stato utile lasciate un like. Io vi ringrazio per aver guardato questo tutorial e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao!